Ciao a tutti, oggi vorrei consigliarvi questo film, David Lynch di Art Life. La confessione di un artista inclassificabile, regista, illustratore, pittore, musicista, che da quasi 40 anni continua a sedurci attraverso immagini di mondi paralleli, popolati da ombre e creature che hanno la sostanza dei nostri stessi sogni. Ma da dove arrivano queste sue visioni? Com'è possibile che una serena infanzia americana abbia generato fantasmi senza tempo che continuano a ossessionare la nostra immaginazione? David Lynch di Art Life penetra nell'arte, nella musica e nei suoi primi film, gettando luce negli angoli oscuri del suo mondo e permettendoci di comprendere l'uomo e l'artista, che in questo film si mostra con candore e onestà nell'intimità del quotidiano. Penso che ogni volta in cui creiamo qualcosa, un dipinto così come un film, si parta sempre con tante idee, ma è quasi sempre il nostro passato che le reinventa e le trasforma. Anche se si tratta di nuove idee, il nostro passato le influenza inevitabilmente. Queste le parole di David Lynch a proposito della sua arte. All'interno di questo bel DVD è contenuto anche un booklet contenente numerose fotografie dello stesso Lynch. E vi leggo giusto un paio di righe dal booklet contenuto all'interno del DVD. Il film David Lynch accompagna lo spettatore in un intimo e personale viaggio nel tempo, raccontando gli anni della sua formazione artistica, dall'infanzia nella tranquilla provincia americana fino all'arrivo a Filadelfia. Il film ripercorre le tappe del percorso che ha portato Lynch a diventare uno dei più enigmatici e controversi regista del cinema contemporaneo. Un viaggio nell'arte, nella musica e nei primi film di Lynch, un viaggio che getta luce negli angoli oscuri del suo singolare mondo, permettendo al pubblico di capire meglio l'uomo e l'artista. Il film ritrae Lynch nel suo studio sulle colline sopra Hollywood, mentre racconta aneddoti dal proprio passato, come fossero scene da un suo film. Strani personaggi emergono come ombre dalle pieghe del tempo, ma solo per scomparire di nuovo, lasciando un segno indelebile sull'artista e sullo spettatore. Film che vorrei caldamente consigliarvi se come me amate Lynch. Un regista che da sempre ha piuttosto diviso il pubblico, lo si ama o lo si odia. Io sono tra quelli che ha sempre amato tutta la filmografia di Lynch, un artista completo, musicista, pittore, regista, che in questo film si racconta. Lo vediamo nel suo studio a creare la sua arte, a dipingere, a sporcarsi le mani mentre crea le sue opere. Molto interessante per chiunque apprezzi Lynch, che fra l'altro nel mio caso insieme a Cronenberg, questo è il mio film preferito di David Cronenberg, Videodrome, e al grande John Carpenter, che personalmente adoro, con Il seme della follia, il mio preferito di Carpenter, e Strade perdute, Lost Highway, film di David Lynch, ma quando penso a Cronenberg, Carpenter, Lynch, Il seme della follia, Videodrome, Strade perdute, non posso farne a meno, ogni tanto li devo rivedere. I film di Lynch hanno sempre avuto un certo sottotesto psicologico, delle visioni oniriche, penso anche al già citato Strade perdute, piuttosto che il suo capolavoro Mulholland Drive, ma anche Inland Empire, film fra l'altro citato anche all'interno del bellissimo documentario di Art Life. Ma naturalmente Lynch è conosciuto presso il grande pubblico anche per avere creato la serie televisiva Twin Peaks. Ormai è divenuta parte della cultura pop la celebre frase "Chi ha ucciso Laura Palmer?", una serie cult meravigliosa dove fra l'altro Lynch si avvale anche dei suoi storici collaboratori. Penso ad esempio ad Angelo Badalamenti, che ha lavorato a molte colonne sonore per i suoi film. Qui crea delle musiche meravigliose, la sigla di Twin Peaks è bellissima, così come il tema di Laura Palmer, veramente un grande compositore Angelo Badalamenti. Molto bravo anche Kyle MacLachlan, che è l'interprete di Dale Cooper, l'agente dell'FBI che viene mandato nella cittadina di Twin Peaks per indagare sul misterioso omicidio di Laura Palmer. Di lì avrà inizio questa grande avventura per il detective Cooper, tra una tazza di caffè e l'altra nella cittadina di Twin Peaks. Twin Peaks che fra l'altro ritorna con la terza stagione. Ecco qui il cofanetto, questa è un'edizione limitata, fra l'altro molto bella. Qui vi vado a mostrare il cofanetto, la terza stagione, dove Kyle MacLachlan dà una prova d'attore formidabile, è stato bravissimo in questa serie. La terza stagione di Twin Peaks è un sunto dell'opera lynchiana. Abbiamo sprazzi di Eraserhead, prima opera di Lynch, di Strade perdute, di Inland Empire,
ovviamente anche della prima e seconda stagione di Twin Peaks. C'è proprio il sunto dell'opera di David Lynch, è veramente una serie che raggiunge lo stato dell'arte. Penso al terzo episodio e ovviamente all'episodio 8. Abbiamo i Nine Inch Nails, Trent Reznor che si esibisce nel Roadhouse, di lì poi sequenza che è visionaria a dir poco, dove vediamo anche lo stile surrealista di David Lynch, il quale naturalmente deve molto anche ad artisti come Buñuel, Salvador Dalì, ma anche a Alejandro Jodorowsky. Fra l'altro io ho avuto la possibilità di incontrare Jodorowsky una decina d'anni fa, custodisco ancora gelosamente l'autografo che mi fece nel suo bellissimo libro La danza della realtà, che è l'autobiografia di Alejandro Jodorowsky. Una curiosità a proposito di Jodorowsky, originariamente doveva essere lui a dirigere il film Dune, poi diretto da David Lynch, eccolo qui. Esiste anche un documentario intitolato Jodorowsky Dune, che racconta la genesi di questo progetto poi rimasto incompiuto, ed era un progetto decisamente ambizioso. Jodorowsky voleva collaborare con artisti quali Giger, che è stato un genio nel mondo degli effetti speciali. Si pensi solo alla creazione dello xenomorfo di Alien di Ridley Scott. Bene, la creazione dello xenomorfo, della creatura di Alien, è opera di Giger, che ha creato lo xenomorfo insieme al grande Carlo Rambaldi, che per esempio è molto famoso anche per aver creato E.T. del film di Steven Spielberg. Fra l'altro la creazione di Alien valse l'Oscar nel 1980 a Giger e Carlo Rambaldi. Bene, Jodorowsky voleva collaborare con Giger, Moebius, con Orson Welles, regista che ha diretto solo un filmetto come Quarto Potere, tanto per dire, e con molti altri grandi artisti dell'epoca. Era un progetto estremamente ambizioso che però poi non ha mai visto la luce e alla fine il film è stato diretto dallo stesso David Lynch. Le idee che aveva Alejandro Jodorowsky per il suo Dune però le userà per creare Linkal, capolavoro realizzato da Jodorowsky e Moebius. Ecco qui un'altra edizione dell'opera a fumetti Linkal. Jodorowsky, ricordo, ha diretto anche il film E il topo, che fra l'altro divenne celebre quando il grande John Lennon disse che E il topo era il suo film preferito. Torniamo a Lynch, un rapido sguardo alla sua filmografia, il mio preferito Strade perdute, Inland Empire, Mulholland Drive, Fuoco cammina com'è, prequel della saga di Twin Peaks. Qui abbiamo il cofanetto della prima e della seconda stagione di Twin Peaks e qui la terza stagione, un vero capolavoro. Con la terza stagione di Twin Peaks David Lynch raggiunge lo stato dell'arte. La televisione che si eleva a qualcosa d'altro, va oltre la televisione, oltre il cinema, siamo veramente a un livello di pura arte dove Lynch se ne frega della produzione, anche in senso buono naturalmente, del pubblico, ma pensa solo a fare quel che gli piace fondamentalmente, creando qualcosa di memorabile. Ma se vorrete fare questo viaggio, veramente tornerete indietro non essendo più gli stessi. Meravigliosa la terza stagione di Twin Peaks, come tutta la filmografia di Lynch, anche una storia vera, diverso dai soliti film di Lynch, ma molto molto bello anche questo film, così come Velluto Blu, dove abbiamo ancora Kyle MacLachlan, forse l'attore che ha lavorato di più con Lynch, Cuore selvaggio, di Elephant Man. Vi mostro ancora i miei film preferiti di Carpenter, ovvero Il seme della follia e Videodrome di David Cronenberg. Vado a leggervi ancora un estratto contenuto all'interno del booklet di Art Life, note di regia. Nel 2006 Lynch non voleva essere intervistato durante le riprese, ma avevamo la sensazione che si stesse avvicinando a un punto in cui si sarebbe lasciato andare a considerazioni sulla propria vita.
La nascita della figlia più piccola nel 2012 è stata per noi una svolta e nei 3 anni successivi abbiamo registrato più di 20 conversazioni con Lynch. David Lynch, il narratore, ci ha condotti in un viaggio nei suoi primi anni in cui si discute degli eventi e delle persone che gli hanno lasciato un marchio indelebile. Lo abbiamo ascoltato parlare dei suoi inizi e delle lotte interne che ancora oggi lo formano e abbiamo scoperto come la sua arte e i suoi film abbiano preso i colori della sua stessa vita, riflettendo idee e umori nati dalla sua esperienza personale. Il documentario ha avuto una genesi lunga e particolare, iniziata nel 2004 durante le riprese del film Inland Empire. Da allora il trio, formato da Rick Barnes, John Nugent e Olivia Holm, ha seguito Lynch nei suoi studi, nelle gallerie d'arte, nei laboratori di scultura e pittura, nei luoghi dove il regista americano da ormai diversi anni dà sfogo alla sua potente e affascinante carica artistica. Nel febbraio del 2012 il progetto è stato ammesso sul famoso sito di crowdfunding Kickstarter, con l'obiettivo di raccogliere $30.000 per continuare le riprese di un documentario che anno dopo anno stava diventando sempre più grande e impegnativo da gestire. I fan di Lynch su internet hanno risposto con entusiasmo e dopo soli 2 mesi la cifra raggiunta era di quasi €180.000. Ed è veramente un film da vedere per chiunque apprezzi, come me, l'opera di David Lynch. Con questo vi saluto, vi consiglio di andare a riscoprire questo bel film David Lynch di Art Life e naturalmente la filmografia di Lynch, ma anche dei registi che vi ho citato, Cronenberg, Carpenter, a cui dedicherò appena possibile qualche altro video. Con questo vi saluto, vi rimando ad un prossimo video, ciao a tutti, lunga vita e prosperità.